Ciao amici, oggi vi parlo della Lamy 26P, un modello discontinuo, un modello del quale confesso avrei voluto avere qualche informazione in più, anzi conto su di voi per chi la conosce meglio di me. Me l'ha prestata un caro amico chiedendomi anche di provarla perché mi ha raccontato, l'ho presa in un'asta su eBay e mi piace molto, cosa ne pensi? Penso che hai fatto un bel affare, è una penna stilografica che senza dubbio risulta interessante. È una penna che modello discontinuo perché negli anni 70 fino agli anni 80 esiste anche una 25P. Particolare perché, innanzitutto potremmo dire quasi in competizione con quello che è un altro modello iconico di Lamy, che è la Lamy 2000, lanciata, pensate, nel 66 e arrivata fino ad oggi attraverso comunque qualche modifica. Ma il dato saliente di questa penna 26P è l'alimentazione a cartuccia, una cartuccia internazionale o standard, che poi tanto standard non è, come per moltissime penne prodotte negli anni 70, soprattutto dai terzisti che poi andavano a rimarcare come con i famosi brand della moda oppure i brand delle automobili, mettevano quelle 2-3 cartucce di benvenuto giusto per alimentare la penna, e poi non sempre la cartuccia internazionale, quella Pelican, quella standard, andava bene. In altre parole, quando ci troviamo di fronte a queste penne bisogna provare. Ad esempio, provate cartucce Montblanc, provate qualche cartuccia Pelican per l'appunto, cartucce di vecchie confezioni se avete. Io ho trovato per esempio una cartuccia Omas, ma purtroppo era fessurata, era in dotazione, non mi ricordo nemmeno in che penna, ma funzionava, e quindi ho utilizzato, ce l'ha bene meglio, quella lì. Però poi ho trovato che la cartuccia Kaweco, che è quella della prova, invece funziona molto bene, e allora ecco, per darvi l'idea, basta quella, anche se ammetto che un po' di trafilaggio d'inchiostro l'ho trovato, quindi occhio quando aprite la penna perché potreste macchiarvi un pochettino le dita estraendo la cartuccia. La penna è bella, è un misto, innanzitutto design assolutamente, quello degli anni 70, dove c'è una commistione di metallo, questo bellissimo laminato, ma anche di elementi in plastica, questa plastica nera che va a chiudere le parti finali, le parti terminali della penna, così come quelle della clip. E sempre plastica nera è quella dell'impugnatura, un'impugnatura comoda, devo dire la verità, con questo pennino carenato che a me piace parecchio. Non sembrerebbe una penna di pregio osservandola, soprattutto vedete smontando il componente, sembra insomma una plastica anche tutto sommato povera, ma così non è, o per meglio dire, chi se ne importa, perché non appena ci mettiamo a scrivere, allora scopriamo davvero una penna comoda, un pennino accomodante, un pennino che segue la mano, non si può dire elastico ma nemmeno rigido come i pennini Lamy, anzi tutt'altra pasta, molto piacevole, molto godibile. È una penna che ho tenuto sulla scrivania finché non ho dovuto poi restituire, per qualche appunto, per qualche così anche schizzo che mi veniva in mente di fare, schizzo, bozzetto grafico si intende. Mi sono divertito perché si impugna bene, e in quanto è continua l'impugnatura, quindi c'è molto spazio per accomodare al meglio le dita della mano destra, e poi questo pennino che mi ha riservato una piacevole sorpresa. Un paio di curiosità su questa penna. Il cappuccio innanzitutto è rivestito internamente in plastica. Anche qui fate attenzione, come per tante penne, essendo il pennino carenato, innestandolo nel cappuccio, occhio a non farlo sbattere contro il rivestimento in plastica. Sempre sul cappuccio, nella parte proprio finale, quella aperta, c'è questa iscrizione Lamy 26P West Germany, e mi ha colpito invece la
L posta sulla parte in plastica posta sul codale. Questa L mi sono sviscerato per capire se fosse una gradazione, se fosse la L per Mancini, quello che è, invece è la L di Lamy, che compare anche su altre stilografiche di quel periodo. Ci si può scrivere in maniera leggera, si può cercare di arrotondare, ma essendo un pennino che risponde molto bene, viene voglia anche di divertirsi un pochettino, di divertirsi lanciando la grafia, provando qualche corsivo, qualche variazione fra il corpo e le varie gambette delle lettere. Io mi ci sono un po' sbizzarrito e la penna mi segue davvero bene. Come vedete è rotonda, è uno di quei pennini che io trovo, identificherei proprio come il tuttofare. È quella penna che riesce a coniugare la velocità di scrittura, ma anche con una certa qualità di grafia. Non stanca, ma se abbiamo voglia di metterci alla prova con qualche carattere un pochettino più ricercato, lo possiamo fare perché la qualità c'è tutta. Come gran parte delle penne che vi sto descrivendo con queste caratteristiche, non ha particolari esigenze in termini di inchiostro, perché l'ho provata con il nero, l'ho provata con una cartuccia di Kaweco che invece è molto più oleoso, molto più scorrevole, l'ho provata anche con un sepia della Platinum, ha scritto bene, ovviamente risentendo delle variazioni di formulazione, si intende, con tutti e tre questi inchiostri che sono effettivamente molto diversi l'uno dall'altro. Una stilografica leggera, ben bilanciata, perché comunque la parte che si impugna è plastica e l'altra è metallo. È vero che ci va la cartuccia, ma quindi proprio perfettamente bilanciata. Un invito alla scrittura. Ne sto seguendo qualcuna su eBay o comunque insomma sui siti di vendita di oggetti vintage, chiamiamoli così, perché ho degli amici che me le hanno richieste e occhio però, perché sto notando che il prezzo è un prezzo che oscilla parecchio, dai 70 fino a, ho visto anche 150, 160 euro. Quindi mi raccomando, fate attenzione, perché evidentemente, essendo una penna poco conosciuta dal grande pubblico e quindi dal mercato della stilografica, forse qualcuno potrebbe approfittare. Il prezzo giusto secondo me sta un pochettino più in basso rispetto alle cifre che vi ho citato, e comunque quando acquistate fatelo sempre da persone o venditori noti, perché purtroppo la fregatura è sempre dietro l'angolo. Bene, grazie a tutti voi amici, grazie al mio amico che mi ha prestato anche questa bella penna e me l'ha fatta conoscere. E allora, ai prossimi video, saluti inchiostrati a tutti.